Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Finalmente sono arrivati i ricambi della Honda insieme ad altre cosette, ma li vediamo tra poco perché andiamo a scoprire cosa è successo oggi. Ragazzi, oggi si pedala perché praticamente stiamo andando dove faccio i video e si trova a circa 60 km da dove lavoro e vivo. Circa 2 volte al mese lo faccio in bici, torniamo a casa, facciamo un bellissimo unboxing. Sono arrivati i ricambi per la mia Honda finalmente, che ho tutto qui. Finora abbiamo fatto 25 km. Mancano circa 35 km. Poi riavviamoci ragazzi, dai, oggi si pedala sulla costa dei Trabocchi. Vi devo dire ragazzi che da quando è stata aperta la ciclabile, nonostante le varie interruzioni sulle gallerie, sono stati fatti numerosi passi avanti, perché fino a Torino di Sangro da Ortona è tutto libero. E io che vengo da Pescara comunque riesco sia a risparmiare tempo sia a rischiare di morire sotto qualche camion sulla statale. Sono arrivati i ricambi Honda, qualche ricambio Suzuki. Intanto pedaliamo, ci vediamo tra poco ragazzi. Questa ragazzi era una vecchia ferrovia e c'è stata fatta questa ciclopedonale fantastica, davvero una svolta. Problemi? No, sento un po' di sporco le vacanze, grazie. Niente, anche perché la benzina 2,20 €, 2,10 €. Siamo a San Vito. Galleria, questa è tra San Vito e Fossa Cesia. Acceleriamo un po', dai. Arrivati a Fossa Cesia. Fermiamo un attimo, siamo a Torino di Sangro, ormai manca poco, però sta facendo notte. Beviamo un po' d'acqua, muoviamoci perché inizia il buio, è pericoloso, tra cinghiali e camion non si sa. Ripartiamo, vai! Mancano circa 10 km, dobbiamo sbrigare. Ragazzi, siamo a Casalbordino, manca poco ormai. Ragazzi, super salita, oddio! È dura, ma non molliamo. Mancano 2 km. Purtroppo adesso è tutta salita. Finalmente scollina ragazzi. Scollina un attimo, ma tra poco ricomincia. Ragazzi, ce l'abbiamo fatta. Siamo arrivati. Adesso ci facciamo una bella doccetta. 2 hours later. Allora, unboxing, non perdiamo altro tempo e andiamo a vedere cosa è arrivato, perché ci sono delle sorprese sia riguardanti la Honda ma anche ricambi per il mio Suzuki. Iniziamo con l'unboxing direttamente dalla bici. Non so se si può chiamare unboxing, però dategli voi il nome che volete. Allora, iniziamo con cilindro. Abbiamo dato una bella pulita interna. Non so se la riuscite a vedere. Abbiamo accoppiato il pistone di selezione B, fortunatamente in ottime condizioni, perfettamente in tolleranza. Era montato il pistone originale, piccola parentesi, dal 2017 monta uno spinotto, vedete,
che ha un trattamento molto particolare, c'è una maggiore scorrevolezza dello spinotto sulla biella. Abbiamo scelto per questa onda il pistone Vertex, bellissimo, misura B 95.97, e questo è il nostro bellissimo pistone Vertex. Viene comunque fornito con spinotto con il suo trattamento specifico, le fasce, ok, fascia raschiaolio, c'è tutto. Honda ha fatto numerosi cambiamenti nel 2017, ha fatto una moto completamente nuova, anche le valvole di aspirazione sono più grandi, i condotti sono molto più rettilinei. Nel rimontaggio vi darò qualche nozione in più su questa moto. Ok, il pistone, zac, kit guarnizioni complete. Nel kit guarnizioni è compreso anche l'anello della marmitta, 2 guarnizioni base cilindro testata, tutti e 4 i paraoli valvole, guarnizione del tendicatena distribuzione, rondelle testata, poi abbiamo catena distribuzione, la cambiamo, bellissima chicca, coperchietto filtro olio, bellissimo, questa è una chicchetta. E abbiamo le pastiglie valvole. Nello scorso video abbiamo effettuato il gioco valvole. La valvola di aspirazione sinistra aveva un gioco al limite della tolleranza, montava una pastiglietta da 2 mm, quindi abbiamo preso una pastiglietta da 1.97 per riportare il gioco originale, ma comunque verificheremo al rimontaggio se è corretto il valore. Poi ragazzi, c'è una cosa fantastica che devo farvi vedere assolutamente, che mi hanno regalato mia moglie e mia figlia, fantastiche. Praticamente la mia Honda CRF 450 2017 scala 1/12, bellissima, grazie. La mettiamo qua ragazzi, che dite? Ci sta bene, la apriamo? Dai, apriamola, dai. Bellissima ragazzi, guardate che bella, wow, è fantastica, è uguale, anche il doppio scarico, grafiche uguali, bella. La mettiamo qui, che dite? Come vi sembra? Va bene. Allora, dopo questo bellissimo regalo, per quanto riguarda la Honda abbiamo tutto. Nel prossimo video la rimontiamo, appena un po' di tempo ragazzi, perché purtroppo tra il lavoro e tutto il resto provo a garantire tutte le settimane un video, ma non so se riuscirò a mantenerlo. Passiamo ad altri ricambi che mi sono arrivati, che riguardano il Suzuki. Dimenticavo della Honda, vabbè, filtro olio. Per quanto riguarda il Suzuki, come già anticipato in qualche video, è stato completamente restaurato, però alcune cose non le ho sostituite, che però andrò a sostituire in seguito e lo vedremo insieme. Comunque, al Suzuki andremo a revisionare completamente il carburatore, il kit è questo, comprende tutto, spilli, getto massimo, getto minimo, tutte le viti della vaschetta nuove, tutte le guarnizioni nuove, lo spillo galleggiante anche, pastiglie anteriori nuove, serie sterzo completa, che praticamente comprende la sede montata sul telaio, che è questa, e il cuscinetto, che sarebbe questo, che va ad accoppiarsi perfettamente con la sede. Quindi quando si cambiano questi cuscinetti si cambia anche la sede. Poi vedremo dettagliatamente come si fa. Questi sono i parapolvere, proteggono il cuscinetto dall'entrata di polvere e agenti esterni. E niente, anche per il Suzuki abbiamo detto tutto. Cosa ci manca? Niente. Allora ragazzi, dai, per questo video è tutto. Io spero che il video vi è piaciuto. Mi raccomando, se vi siete persi la prima puntata dello smontaggio del CRF, andatevelo a rivedere, ve lo metto qui sopra. Mi raccomando, iscrivetevi al canale perché è molto importante per supportare i video. Se vi è piaciuto mettete un like, è stato un piacere come sempre. Ci vediamo al prossimo video. Ciao!